dobbiamo fare attenzione a ciò che chiediamo perché potrebbe realizzarsi. E uno dice, è esattamente quello che voglio. Attenzione a come lo chiediamo però, proprio perché l'universo ci gratifica sempre. Cioè l'universo ci dà sempre quello che chiediamo. Il problema è che noi confondiamo il significato delle parole. E quindi pensiamo che una parola, ovvero l'espressione con cui diciamo o impostiamo la nostra richiesta, ha magari delle parole che hanno dei significati diversi. Siccome l'universo è molto preciso, a una determinata parola, a una determinata frase corrisponde un determinato evento o fatto, cosa, persona, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è molto importante al come chiediamo le cose. Poi non è una manifestazione, a volte, o meglio, a volte è una manifestazione immediata, perché il kairos è quel momento. A volte invece la manifestazione avviene in un tempo, in un cronos un po' più lungo, ok? E questo perché? Perché kairos è spostato nel divenire. Ma tutto questo perché? Perché un fattore interessante di quella che è la legge di attrazione e di quella che è anche la legge di creazione è che quello che chiediamo lo otteniamo sempre. Che chiediamo in che senso? Siccome noi esprimiamo a parole o a pensieri o a immagini quello che noi siamo in quel momento preciso, nell'istante si verificherà sempre, solo e esclusivamente ciò che siamo noi come vibrazione. Se invece vogliamo qualcosa di spostato nel divenire, allora dobbiamo cambiare vibrazione perché quello avvenga. Perché se fosse già la nostra vibrazione si manifesterebbe nell'istante presente. Quindi ecco il discorso che diceva, ma come? Le volte precedenti diceva che noi non manifestiamo ciò che vogliamo, ma ciò che siamo. Ecco, io voglio una cosa e l'universo me la fa avere. Ma come? Nel kairos opportuno, a patto che io abbia cambiato la mia vibrazione. Quindi attenzione a quello che chiediamo, perché ciò che chiediamo nella modalità che noi lo chiediamo, con quelle immagini, con quelle parole, è ciò che poi si manifesta nel nostro divenire. Voglio farvi un esempio che credo sia conosciuto un po' da tutti quanti. Noi abbiamo sentito, soprattutto quando andavamo a scuola, per esempio, la storia di Re Mida. Cioè, cosa faceva lui? Lui aveva chiesto di trasformare in oro tutto ciò che toccava, giusto? Sì. Come è andata a finire? Male. Male, giustamente come ci dicono qua. E Dioniso l'ha esaudito. Ok, ma a quale prezzo? Beh, il prezzo che ha dovuto pagare l'ha scoperto molto, molto presto. Cioè, lui non poteva neanche più mangiare, per esempio, perché tocco una mela e si trasforma in oro. Tocco un pezzo di pane e si trasforma in oro. Quindi ecco perché dico attenzione a quello che chiediamo e a come lo chiediamo, perché veniamo esauditi. Infatti è il motivo per cui tanti dicono volevo un'azienda grandissima, di successo, volevo avere la donna, l'uomo dei miei sogni accanto, eccetera, eccetera. Adesso dico ovviamente delle cavolate, volevo fare un sacco, miliardi di cose, le ho fatte tutte e non mi hanno dato soddisfazione. Certo, perché la modalità con cui tu le hai chieste ti ha portato ad avere quella vibrazione che non era esattamente ciò che invece tu dentro di te volevi. Quindi è importantissimo stare attenti a come si chiedono le cose. Quindi se chiedo di trasformare in oro tutto quello
che tocco, tutto quello che tocco si trasformerà in oro. Ma c'è un grandissimo prezzo da pagare. Quindi ecco cosa intendo, attenti a come lo chiedete. Quindi quello che chiedete e a come lo chiedete. È importantissimo avere quindi un obiettivo ben chiaro. Noi andiamo a trattare la legge di attrazione proprio in maniera diversa, nel senso che, come sapete, non è il pensiero positivo. Io ho fatto anche un video che trovate libero su YouTube, dove, anzi 2 sono sul pensiero positivo, proprio per far capire che la legge di attrazione non è il pensiero positivo. Quindi avere un obiettivo è qualcosa che dobbiamo volere con tutti noi stessi. È fondamentale, perché un obiettivo è nostro, un desiderio, come diceva poco fa anche Francesco, è qualcosa che appartiene agli altri. Di questo ne abbiamo già parlato nelle precedenti lezioni. E dobbiamo porre costantemente attenzione per la sua realizzazione. Parte fondamentale però è l'intenzione, seguita poi da parole precise, da emozioni che manifestano esattamente quella sensazione che noi vogliamo provare una volta ottenuto il nostro obiettivo, e porre in atto delle azioni specifiche e mirate per il nostro obiettivo. Quando tutto questo ha un'energia molto più potente di quella che riusciamo a gestire, attenzione, è molto importante questo concetto, ma abbiamo una volontà forte, rischiamo di perdere la percezione di quello che sarà il desiderio esaurito. Cioè, noi non abbiamo un'energia abbastanza elevata per gestire poi quello che sarà il risultato, ma la nostra volontà, quindi la parte concreta, la parte materiale, diciamo così, per intenderci, è molto forte, quindi noi lo otteniamo, ma perdiamo di vista le vere conseguenze. Remida che chiede di trasformare tutto in oro. Non è tutto in oro che lui deve chiedere, se vuole quell'obiettivo, ma di trasformare in oro determinate situazioni, ok? Nel momento in cui io dico tutto, si manifesta il tutto. Quindi quando ovviamente la mia volontà è molto forte relativa a quell'obiettivo. Cioè, ho compreso che è esattamente quello che voglio, oppure mi sono convinta che è esattamente quello che voglio, pongo in essere tutta me stessa per arrivarci, per poi scoprire che non era esattamente così che doveva essere progettato il mio obiettivo. Sono aspetti molto importanti. Perché accade questo a Remida? Perché lui fa questa richiesta seguendo gli impulsi invece che l'istinto. Vedete come andiamo di nuovo a trovare le 2 ottave di uno stesso concetto. L'impulso è dettato principalmente dalle emozioni inferiori, quelle di sopravvivenza. E in effetti lui lo fa per una richiesta di dominio. Voglio dominare, quindi tutto si deve trasformare in oro. Non lo fa con uno scopo superiore, o come si dice nella saga di Harry Potter, per il bene superiore, ok? Ma lo fa per uno scopo egoico e perde di vista quelle che potrebbero essere poi le conseguenze. Nel momento in cui invece lo scopo è superiore, ecco allora che la prima cosa che io faccio è: quali conseguenze ne derivano da questo mio desiderio che voglio si manifesti, quindi che diventi una volontà? E allora avrebbe compreso che la richiesta doveva essere fatta diversa. Ecco un altro aspetto che noi dobbiamo considerare quando si manifestano delle situazioni diverse da quelle che abbiamo richiesto. Cioè,
non è esattamente quello che volevo, ma in senso negativo, cioè volevo qualcosa di più, ok? Quindi significa che io ho posto in essere un qualcosa di egoico invece di qualcosa di invece che uno scopo comunitario. Se invece io ottengo di più di quello che ho chiesto in maniera positiva, significa che io ho veramente posto in atto qualcosa di utile alla comunità. Più a più persone utili, più grande sarà il mio progetto. E quindi quello che poi si manifesterà. È un aspetto molto importante, l'impulso o l'istinto. L'istinto ha sempre degli obiettivi nobili, l'impulso invece è egoico, riguarda me. Io voglio dominare gli altri, ok? Invece nell'istinto cosa succede? Domino me stesso per dominare il mondo esteriore, non il mio mondo esteriore, non il mondo degli altri, ok? Quindi mi pongo al servizio, nel momento in cui io domino il mio mondo esteriore, io mi pongo al servizio degli altri, non vado a dominare gli altri.